Siamo alla penultima sessione del nostro festival e questa volta ci concentriamo sulla Germania, uno dei famosi 4 imperi che crollano quasi contemporaneamente con la Prima Guerra Mondiale e che occupano l'analisi anche del nostro ultimo volume di Limes. Lo facciamo con 3 amici, ma soprattutto 3 persone estremamente competenti e che hanno punti di vista diversi anche perché vengono da paesi diversi, in particolare con Hans Kundnani alla mia sinistra, che è Research Director allo European Council on Foreign Relations, specialista della politica estera tedesca e autore di un libro che sarà presto pubblicato e che ho avuto il piacere di leggere in anteprima, The Paradox of German Power. Carlo Pelanda, tutti lo conosciamo, politologo, economista, studioso di studi strategici, editorialista del Foglio e direttore, fra le altre cose, del PhD in geopolitica economica dell'Università Marconi a Roma. Anche lui, diciamo, la Germania la conosce piuttosto da dentro. E poi John Halsman, il nostro amico John Halsman, fondatore e presidente della John Halsman Enterprises, che abbiamo già sentito stamattina nella brillante analisi della nascita e dello sviluppo dell'impero americano. Abbiamo non moltissimo tempo, quindi faremo un primo giro di una decina di minuti, poi prenderò non più di un paio di domande e ci saranno poi delle repliche di 5 minuti. Io vorrei partire, come il titolo impone, dall'attualità, e cioè da quello che in questa carta rappresentiamo come il magnete tedesco. Vogliamo definirla la sfera di influenza geoeconomica della Germania di oggi. Come vedete, piuttosto estesa. Se la guardate bene, non è troppo differente da questa carta, che è la carta del cosiddetto September Programm del 1914, un programma scritto da uno dei consiglieri più stretti del capo del governo tedesco dell'epoca, cioè Bethmann Hollweg, il quale disegnava una sorta di comunità economica europea a dominanza tedesca, non troppo diversa da quella che è oggi la carta dell'impero, tra virgolette, geoeconomico tedesco. Naturalmente c'erano anche alcuni accorgimenti territoriali, la Germania si prendeva un bel pezzo di Francia settentrionale, il Belgio, il Lussemburgo, faceva dell'Olanda un satellite, ma quello lo è già oggi, e così via. Ma la cosa interessante è che appunto tra il 2014 e il 1914 c'è di mezzo appunto la Prima Guerra Mondiale e la Seconda. E allora mi viene in mente quello che un industriale tedesco molto influente all'epoca, che si chiamava Hugo Stinnes, disse poco prima dell'inizio della guerra mondiale al Kaiser, dicendogli, cito testualmente: in 3 o 4 anni di sviluppo pacifico la Germania sarà padrona economica indiscussa dell'Europa. Ora, invece che aspettare 3 o 4 anni, come sappiamo, il Kaiser si lanciò nell'avventura della Prima Guerra Mondiale insieme ad altri, intendiamoci, nella speranza, anzi nella convinzione che sarebbe stata una guerra breve e vittoriosa. Come sempre le guerre tu le pensi in un modo e poi ti vanno in un modo un po' diverso, e le cose appunto non sono andate esattamente così. Però 100 anni dopo, ma con qualche milione di morti nel frattempo, possiamo dire che non c'è chiaramente un impero tedesco nel senso geopolitico e formale del termine, ma quella famosa egemonia economica di cui parlava Stinnes nel 1914, quella c'è. Ed è sicuramente uno scenario migliore di quello che i nostri nonni magari hanno vissuto
non tantissimo tempo fa. Questa è la massima potenza geopolitica della Germania, o meglio dell'impero del Terzo Reich tedesco, nell'Europa del 1942, prima che evidentemente gli alleati distruggessero il Reich millenario. Vorrei sottolineare questo paradosso, e cioè che la Germania ha ottenuto per via economica molto più di quanto abbia mai ottenuto per via militare. E questo però non significa che sia finita, anzi direi che negli ultimi 2 o 3 anni è cresciuta, quella tendenza alla paura della Germania che in realtà in Europa ha una storia piuttosto antica. Questo vale in particolare per la Francia. I francesi sono stati sconfitti ripetutamente, anche se qualche volta si sono seduti al tavolo dei vincitori, dai tedeschi in 3 guerre in 70 anni, dalla guerra franco-prussiana del 70-71, appunto alla prima guerra mondiale e poi alla seconda, in cui poi De Gaulle ha saputo genialmente portarli al tavolo dei vincitori. Ma la paura francese della Germania è qualcosa che percorre le repubbliche, le monarchie francesi da un bel po' di tempo, quantomeno appunto dalla sconfitta del 70-71, e questo si vide molto chiaramente in maniera direi plastica non tantissimo tempo fa, 25 anni fa, quando crollò il muro di Berlino. Tutti fecero finta di gioire, ma in realtà sappiamo che molti brividi corsero sulla schiena dei leader europei e non solo, perché appunto la memoria della potenza tedesca e della espansione militare tedesca e del Terzo Reich in particolare era ben forte nei leader europei dell'epoca, in particolare in François Mitterrand, il presidente della Repubblica francese quando crolla il muro di Berlino, il quale seguiva la linea maestra segnata da un altro famoso francese, il quale diceva: amo tanto la Germania che vorrei ve ne fossero sempre 2, e vedendo crollare quello che era muro portante della sicurezza francese in realtà, cioè il muro di Berlino dal suo punto di vista, Mitterrand incontra nel marzo del 1990 la signora Thatcher a pranzo e le dice: signora, siamo tornati al 1913. Infatti questa carta rappresenta lo spazio europeo del 1913 e da questa constatazione Mitterrand dice: non ci resta che fare un'alleanza con l'Unione Sovietica. E la signora Thatcher non pare poi così disdegnare questa ipotesi. E quindi abbiamo il paradosso di 2 paesi della NATO che di fronte alla riunificazione della Germania, invece che festeggiare magari l'allargamento della NATO a un pezzo di Germania che stava nel patto di Varsavia, pensano che tutto sommato allearsi con il paese leader del patto di Varsavia contro la Berlino riunificata sia un'idea brillante. E se noi non ricordiamo questo, difficilmente capiamo quello che è oggi il panorama geopolitico e geoeconomico europeo. Vedete, molti oggi in Italia e non solo si lamentano dell'euro, pensano che l'euro sia un'operazione macchinata dai tedeschi per fregarci e pensano che i nostri leader siano stati in qualche modo turlupinati e guidati dai tedeschi. Abbiamo forse dimenticato che l'euro lo abbiamo inventato noi insieme ai francesi e esattamente contro i tedeschi. E un po' tutta la costruzione europea, se vogliamo essere precisi fino in fondo, dal 1947 con il piano Marshall, al 49 con la NATO, al 57 con i trattati di Roma, in realtà è una costruzione euro-americana che certamente vuole contrapporsi alla minaccia sovietica,
ma altrettanto certamente vuole tenere sotto i tedeschi, di cui teme evidentemente una vena irriducibilmente espansionistica. Questo era l'incubo di Mitterrand e forse non è l'incubo di Hollande, anche perché non credo che Hollande abbia molti pensieri in generale, ma ci sono altri incubi. Questo per esempio probabilmente, ma vediamo, forse John mi smentirà, è un incubo diciamo americano-atlantico, cioè di chi vede il continente europeo dall'oceano, e quindi ovviamente in particolare gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, e cioè una Europa soggiogata da un asse russo-tedesco, una Gerussia. Anche qui nulla di nuovo, l'intrinsechezza fra Germania e Russia è nella storia. La classe dirigente della Russia zarista era largamente tedesca e anche dopo la Prima Guerra Mondiale, come sappiamo, fra Germania e Russia, cioè fra le due potenze che una era stata sconfitta, l'altra si era in qualche modo suicidata con la rivoluzione bolscevica, ci fu una sorta di parallelismo della ricostruzione anche dal punto di vista militare che sottintendeva una certa comunanza di interessi e di visioni geopolitiche. Nel frattempo però, al di là degli incubi, la Germania non è solo la principale potenza economica europea, ma è anche una delle principali potenze economiche mondiali. Noi non riusciamo a capire molto dello sviluppo economico tedesco e anche delle politiche tedesche se non teniamo conto, per esempio, del grande investimento che dai primi anni 90 la Germania ha fatto sulla Cina, in maniera strategica e strutturata. Quando Umberto Agnelli andava in Cina e vedeva i cinesi che andavano in bicicletta, poi tornava a Torino e diceva è inutile vendere le automobili ai cinesi perché andranno sempre in bicicletta, il capo della Volkswagen invece traeva dal fatto che i cinesi andassero in bicicletta allora la certezza che sarebbero andati in macchina in futuro, e chiunque di noi abbia frequentato Pechino o altre città cinesi sa che cosa vuol dire oggi circolare per quelle città. Uno dei paradossi che ci toccano più da vicino è che questa espansione economica mondiale della Germania rischia di produrre un paradossale asse geopolitico, ma direi innanzitutto anche geoeconomico, che va molto al di là dell'incubo di Gerussia, perché prevede di fatto una sorta di continuità fra gli spazi economici e quindi forse anche fra gli interessi geopolitici di Germania, Russia e Cina. Vorrei concludere su questo punto perché mi pare importante sottolinearlo come una delle conseguenze, ma forse la conseguenza per ora più importante di quello che è successo in Ucraina, che sta succedendo e che vediamo oggi. Che cosa è successo? È successo, per farla molto breve, che Putin ha perso il primo round in Ucraina, ha perso Kiev, è stato messo con le spalle al muro un po' avventurosamente dall'Europa, se vogliamo far finta che esista, o comunque da alcuni paesi europei, ma anche dagli inglesi e dagli americani che hanno avuto piacere a ridimensionare le sue ambizioni forse un po' eccessive. E quindi che cosa ha fatto Putin? Visto come buttano le cose in Ucraina, ha pensato, forse è il caso di fare quello che tutti noi abbiamo sempre come russi cercato di evitare perché lo temiamo come la peste, cioè trovare un accordo con i cinesi. Ed è interessante che proprio nei prossimi giorni Putin andrà a Pechino a firmare un accordo di cooperazione energetica e industriale molto stretto con la Cina, vendendo il gas ai cinesi a prezzi di fatto stabiliti dai cinesi e consentendo ai cinesi di investire nelle infrastrutture non solo energetiche in Russia. Se aggiungiamo a questo, e qui basta leggere davvero i giornali, la reazione veemente che l'establishment industriale tedesco a tutti i livelli ha
opposto ai tentativi di alcuni paesi europei e occidentali di sanzionare severamente la Russia, semplicemente perché sanzionare la Russia dal punto di vista tedesco ormai significa sanzionare se stessa, bene, allora noi capiamo che cosa vuol dire una Germania con degli interessi mondiali, ma soprattutto con degli interessi che sono sempre meno legati al nostro continente e soprattutto alla sua parte occidentale, molto più alla Russia, alla Cina e naturalmente alla sfera appunto del magnete tedesco. E quindi quando noi parliamo di questo strano oggetto che è la moneta europea senza soggetto politico, questa bizzarra invenzione che abbiamo costruito, o meglio i nostri leader dell'epoca costruirono nella intenzione di sottrarre il marco ai tedeschi e di sottrarre alla Bundesbank il ruolo di banca centrale europea, con il risultato che i tedeschi hanno abilmente rovesciato il senso dell'euro, cercando di trasformarlo, e in parte ci sono riusciti, in una sorta di marco travestito. Bene, allora questi paradossi, questo susseguirsi di paradossi produce la situazione che vediamo oggi. Un'ultimissima parola, visto che sono italiano, su di noi. È chiaro che mentre costruivamo l'architettura dell'euro insieme ai francesi, ricordo che l'incontro decisivo che servì da base per stabilire il testo del Trattato di Maastricht si tenne in segreto in un albergo di Porto Ercole in Italia, presenti i ministri degli esteri e delle finanze italiani e francesi e alcuni banchieri. Bene, quando immaginavamo questa trappola per i tedeschi non avremmo forse mai immaginato che questa si sarebbe rovesciata contro di noi, perché è evidente che l'attuale gestione dell'euro significa contenimento, per usare un eufemismo, non della Germania ma dell'inflazione in Germania, e deflazione per noi, cioè un impoverimento strutturale di cui i dati statistici sulla nostra economia sono semplicemente un indicatore parziale. Bene, come abbiamo visto, una serie di cattive percezioni reciproche e di paradossi storici hanno costruito una situazione in cui alla fine io fatico a vedere un vantaggio per qualcuno, anche per i tedeschi, che oggi ci sembrano ad alcuni di noi troppo dominanti in Europa. Ma siccome ho qui fra i nostri ospiti Hans Kundnani, che sul paradosso del potere tedesco appunto appena finito di scrivere un libro, chiedo a lui di intervenire. Please, Hans. Thank you, Lucio. It's a real pleasure to be here in this fantastic venue. So thank you very much for the invitation and for your brilliant introduction. I'm going to, in my 10 minutes, try to, I suppose, say something very similar but in a slightly different way. Not so much using maps as analysing this in a slightly different way, but I share essentially almost everything you've said, Lucio. And in particular, what I want to do is think a little bit about this question of whether and how German history, pre-1945 history, might be relevant to the current situation in Europe. Because I think there's been, in the last few years since the Euro crisis began, a very polarized debate about this. On the one hand, you have people in much of Europe, particularly on the streets of Athens and in newspapers in the so-called periphery, including in this country, comparing Merkel to Hitler and so on. Il Corriere in 2012 declared that Italy is no longer in Europe, it's in the Fourth Reich. And you also have very serious analysts who talk now about German hegemony again, and even about the existence of a possible German empire within Europe.
But on the other hand, Germans find these comparisons with the pre-1945 history of Germany offensive, and also see them essentially as a way to get their money. And so there's been this very polarized debate about whether it's even appropriate to talk about pre-1945 German history in order to try to understand the current situation. And what I want to do is argue that there are two ways in which German history is relevant to the current situation, but in both cases it's in quite a complicated way. There's a mixture of similarities and differences with German history. The first way in which German history, I think, is relevant is a kind of a structural similarity, and Lucio has already kind of hinted at this. It's a kind of a geopolitical structural similarity to do with Germany's so-called Mittellage, in other words, the central position, its size and central position in Europe. And the second way in which German history is relevant, it seems to me, the second similarity is more at the level of sort of discourse. It's a kind of a discursive or ideological parallel, it seems to me, which is connected to the idea of a German mission. And I'll come back to that. In order to understand the structural link between the situation in Europe and Germany's role in it before 1945 and now, I think we need to go back to the unification of Germany in 1871, which sort of transformed the map of Europe. Until that time, you had this equilibrium of 5 or so great powers, but the unification of Germany upset that kind of equilibrium. And Benjamin Disraeli, the British Prime Minister, famously said in the House of Commons immediately after German unification that, quote, "the balance of power has been entirely destroyed." And what this bigger Germany at the center of Europe did, and it had, first of all, a population that was bigger than that of most of the other great powers, not of Russia, but of the rest of the great powers, and was growing rapidly. It had the best educational system in the world. It had an advanced, cutting-edge industrial economy, and, of course, a formidable army that had just won 3 wars in quick succession. But despite all these impressive resources that Germany, the unified Germany, had, it wasn't big or powerful enough to impose its will on the whole of Europe. And so the German historian Ludwig Dehio, I think, captures this correctly when he talks about semi-hegemony. It wasn't actually hegemony. Germany wasn't powerful enough for hegemony, it was semi-hegemony. But this situation where you have one power that is tempted to make a bid for hegemony because it's almost powerful enough to do so, and no other power within the system is powerful enough to challenge this power, is an inherently destabilizing situation. And in particular, it encouraged other states to form a coalition against Germany, which in turn created a fear within Germany of encirclement, Einkreisung. And so Bismarck had this so-called cauchemar de coalition, a nightmare of coalitions. And there's a way in which, I mean, this is a classic example of so-called security dilemma, where actually states take actions in order to increase their own security, in this case forming a coalition, but that actually has precisely the effect that they're trying to avoid, because then a state like Germany takes countermeasures and so on. And so there's what has been called a dialectic of encirclement that arose out of that situation. Now, and we know how that ended in World War I, as Lucio has described. The question of whether the current situation is in any way analogous to that is obviously a very controversial one. The German question, this problem of this big country in the center of Europe that is too big for a balance of power but not big enough for hegemony, we all thought had been resolved with the end of World War II and the division of Germany. But it kind of re-emerged, as Lucio described, at the time of German reunification.
However, it seems to me that for 20 years the problem was kind of masked by a series of factors, in particular the way that Germany had to deal with the with reunification itself and the costs of that tended to mask the strength of the German economy, it seems to me, and partly through the experiment of the single currency, which also masked it. But insofar as Germany has returned to this position of the Mittellager, it's clearly very different from in the past, because Germany is strategically saturated. It has no plans to acquire greater territory using military force in the way that it did before. In that sense, it's clearly not the old German question. In geopolitical terms, it seems to me that Germany is benign. But it does seem to me there's a geo-economic version of the old German question, which is that the German economy, the size of the German economy and the interdependence of the German economy with those around it is inherently destabilizing in a somewhat analogous way to the way that Germany was in geopolitical terms before. Since the crisis began, there's been lots of talk about German hegemony, and people have described Germany as a reluctant hegemon. It seems to me that actually Germany's unwillingness to play the role of a hegemon, whether it's by proceeding to further debt mutualization or to accept moderate inflation, or to play the role of a consumer of last resort, which is what previous hegemons have done. The fact that Germany is reluctant to do that, it seems to me, is a reflection of German weakness, actually. The success of the German economy has taken place largely as a result of wage restraint in the last decade. And so Germany actually, once again, is not powerful enough to play the role of a hegemon. It seems to me that it's reverted to precisely this role of semi-hegemony that Ludwig Dehio described, except in geo-economic form. What that means, it seems to me, I mean, this seems to me quite a worrying development if this is true, because it seems to me that it leads to some kind of geo-economic variation of the type of conflicts that you had in Europe between 1871 and 1945. As I have said, the danger clearly is not of war, but there might be a geo-economic version of those conflicts. And in particular, it seems to me that you can already see the emergence of a kind of dynamic of competitive coalition building, which is somewhat similar to what happened in Europe from 1871 until 1945. On the one hand, you have countries that seem to hug Germany close, bandwagon with Germany, particularly the countries in what Lucio, I think, aptly has described as a geo-economic sphere of influence, which is somewhat analogous, as you described, to the kind of Mitteleuropa that you had at the beginning of the 20th century. On the other hand, though, you have an increasing pressure, it seems to me, on the so-called periphery to form a kind of a common front against Germany. In other words, an anti-German coalition. And it seems to me that if you follow the discourse in Germany, there is already a fear of precisely this kind of, I mean, there's a kind of a geo-economic version of this cauchemar de coalition, this fear of an anti-German coalition, particularly since the summer of 2012, when you had this breakthrough on the euro crisis, which much of the rest of Europe saw as the beginning of a solution to the crisis, but was seen in Germany as a defeat. And you'll now hear German economists talking about the way that the ECB, the European Central Bank, has shifted to kind of an inflationary Latin model. You know, the Italians and the Spaniards and so on have taken over the ECB from the Germans. And you even hear some people in Germany talk about Germany as the new periphery. I mean, you're the core now, they're the periphery, actually. This, I think, is quite worrying, and it seems to me the question is, how much conflict do you have to have in Europe before this dynamic is resolved? So that's the first structural similarity, it seems to me, to the situation round about the time of 1914 and the situation now. The second, as I mentioned, is more at the level of ideology or discourse, because German foreign policy from 1871 onwards wasn't determined only by the structural position that it found itself in and by geopolitics, but it was also, it seems to me,
was also influenced by ideas, and in particular by German nationalism and the way that had developed at the end of the 19th century. There was a kind of a triumphalism in Germany after unification. And German nationalism, which had sort of which had emerged at the beginning of the 19th century and evolved in some complicated ways that I won't go into, but had become a very powerful driving force by the end of the 19th century, and in particular defined itself often against the West. There was this idea that the West stood for civilization, whereas Germany stood for a deeper culture, Kultur. And this was connected to the idea of a German mission, which is expressed most famously in a poem which goes along the lines of the essence of the German nation will one day be the world's salvation. This idea that Germany had a kind of historic mission, a kind of civilizing mission in a sense that's connected to the superior depth of its own culture. Now, the question of whether there's any connection between that and the discourse or the ideology in Germany now is even more controversial, I think, than the structural or geopolitical question, because it obviously goes to the possibility, at least, that there is some kind of continuity in German intentions, as well as a structural continuity. It seems to me that there is a kind of triumphalism in Germany at the moment. This seems quite difficult to ignore. Expressed, for example, in the statement by Volker Kauder, the German Christian Democrat politician, in November 2011, when he said Europe is speaking German now, this sense that German values have kind of triumphed. There's a kind of a revival of this idea of Modell Deutschland, a kind of a German model. And obviously the reforms that have been undertaken in the last few years since the Euro crisis began have been to a large extent an attempt to kind of export the German model to the rest of the Eurozone, and in particular to the crisis countries. The best example of that, I guess, is the debt brake, the Schuldenbremse, which Germany had introduced in 2009 and which now, as part of the fiscal compact, all Eurozone countries have to implement. I think there is also a kind of a re-emergence of a kind of German nationalism, although once again, as with the question of semi-hegemony, it's very different. It's both similar and different, it seems to me, from historic German nationalism. In a sense, it's sort of the opposite, because if anything, Germany now thinks that it stands for peace rather than war, so there's been an almost 180-degree shift, it seems to me, in some respects. But there is another element to this new German nationalism, it seems to me, which is a kind of an economic nationalism based in particular on the idea of, on the success of German export. So I've talked about a kind of an export nationalism in Germany, and I think there is, though, once again, a sense of a German mission, at least within Europe. Just a final thought. It was German reunification, it seems to me, as Lucio also described, that created the conditions for Germany to revert to this position of semi-hegemony. And so it strikes me that actually, in a sense, it's not so much to 1914 that we should look, but it's to 1895. Because that's 24 years after German unification, and we're now 24 years after German reunification. So I've been thinking quite a lot about the year 1895 and what was happening at that time. And it was kind of an interesting turning point, in a sense, in German history, because it was the moment at which Germany embarked on this new so-called Weltpolitik. This goes very much to one of your slides about Germany's kind of global economic footprint, because in 1895 Germany was starting to think about competing with Britain and France and so on for an empire by sea, so colonies beyond Europe. But the thing that I find very striking about the discourse at that time in 1895 is that there was very much this sense, and not just in Germany, but particularly in Germany, that the coming century was going to be one that would be dominated by continental-sized powers, in particular Russia, the United States, and the British Empire as well. And so Germany felt like it needed to compete with that. There was this kind of idea that size mattered. You needed to have large imperial or global political units in order just to survive. And Germany actually, although it seemed powerful from the outside, actually felt quite vulnerable from within.
and so felt the need to expand just in order to survive, as I say. What's really striking to me about this is that this is very similar to the discourse now. We have this sense that the 21st century will be dominated by continental-sized powers, India, China, the US, and so on. And Europe needs to respond and to actually integrate in order to be able to compete. This is something that's very strong as an idea in Germany, it seems to me, and particularly this is something that Merkel talks about a lot. And this is where I'll end. It strikes me that if you want to take the parallels even further, it's that the parallel between Germany's past and present is that once again it is seeking to unite Europe in order to try to compete globally. Thank you. Grazie. Grazie Hans. Sì, tutti diciamo che la Germania è un egemone riluttante, però vorrei anche aggiungere è riluttante a essere egemonizzata. Vorrei chiedere adesso a John, che è un americano che però vive in Germania da qualche anno e ha una conoscenza da dentro anche del pensiero strategico tedesco, come vede lui questa situazione geopolitica della Germania e anche se riuscisse a spiegarci com'è possibile che una grande potenza economica come la Germania non riesca o non voglia produrre un pensiero strategico di qualche nota. Thank you, Lucio. It's good to be back. For those of you who saw me earlier, I have to speak very carefully. I have 3 Germans I love passionately, my wife and my 2 small children, and I'm sure they're going to follow this tape. So, Lucio, we have to be careful. And all my staff are pretty much German at my political risk firm, so I know Germans well, and it's a learning experience for us both. Let me begin with, as you say, the American incomprehension and frustration with Germany, which has grown. I think Hans is right, and a lot of the paradoxes he points out are the reasons for that. I'll begin by telling you a story. I was a frenemy with Radek Sikorski, who's now the Polish foreign minister, and at the time was an American think tank hand at the American Enterprise Institute when I was at Heritage. And we were about the only 2 conservatives who weren't neoconservatives. And so we would look at each other in rooms with horror when the neoconservatives would talk and became friendly for our efforts to stop them. And I got to know Radek, who's a Polish nationalist to his fingertips. And he would go on, as all Polish nationalists do, about Germany and how it was trying to subvert Polish independence. And I would put up with this for a while. And after the second whiskey, I'd say, I have to go home, Radek, but you've got the Germans entirely wrong. They have the power, but you're reading the wrong Shakespeare play. They're not Macbeth, they're Hamlet. This isn't purposive. This isn't a plan-by-plan step to rule the world. This is power that's fallen to them and their inability to make a decision. And I'm fascinated to watch Radek now become an agreeer with my view. And amazingly, went to Berlin and gave a speech where he said, the basic problem with Europe is Germany doesn't do enough. And he's the first Polish politician in history to say this, but he won't be the last. And that really is the American view, that power has fallen to a group of people that we've neutered. And we've done it for a variety of reasons. When you talk to Germans around Mrs. Merkel, as Hans does probably more than I do, you're met with a sense of their frustration. For 60 years, you Americans told us to think consensually, to work with others, to never do anything on our own, to always have a consensus view, and now that we're in a crisis, you want us to be decisive. Well, you simply can't have it both ways. I, as a realist, respond, of course I can. The world's changed. In a bipolar Cold War world, what McCloy and Acheson did made perfect sense. In the world I live in now, I need Germany to consult with its partners, but if the West is going to matter, Europe has to matter. And that means Europe has to be organized in some sort of way where it can do things, where strategic outputs can be reached. Or I'm simply wasting my time. We talk about the West and it's a fiction.
And it's America getting increasingly angry with Europe doing less and less. A great example of this is, of course, Germany's obsession, which you've mentioned, with being the Venetian Republic. It's an export-driven maritime power with no army. And it's great in the world to have carrots and no sticks, but only if the world is populated by rabbits. And Vladimir Putin has reminded us that he is many things, but he is not a rabbit, nor is Xi Jinping, nor is Mr. Modi in India, nor is the United States. And that until you have a full strategic view, what's happening will keep happening. That it's no longer good enough to hide behind the war, to do nothing. It's no longer good enough to hide behind the United States, to free ride off of American military wherewithal. The upshot of Ukraine is President Obama calling upon the Europeans to meet their treaty obligations, which they haven't met for 60 years, and spend 2% of GDP on defense. 2%. Germany spends 1.3%. That's not even close. That's not remotely good enough. But to ask a European leader now at the time of the Euro crisis, when the existential notion of Europe is on the line, to spend 2% is political suicide. No one is going to do that. And the problem is the Atlanticists, such as myself, Secretary Gates, people like that, read the American Pew numbers, and the numbers are clear. American people no longer want to subsidize rich countries like Germany's defense. It is up to them as a rich country to decide if they are going to be the Venetian Republic or have another model. How long will the Americans continue to pay for Germans to have an extra 3 weeks holiday a year? Not very long, I would argue. Not very long. After Lehman, geostrategically, the world changed for America. The world became obviously multipolar when the Americans have to talk to the Chinese about priming the pump together to save the global capitalist system. That's where we are. And so it's Germany again as a vacuum. But it's worse than even that. In the vacuum, if you read the German Pew numbers, they're incredible. There's a recent poll over Ukraine, and a plurality of Germans polled said, we should be an equidistant power between the United States and Russia over this issue. We should mediate between, and every American politician, I could hear the howl across the Atlantic. Why in the world did we fight the Cold War for this nonsense? Because we don't want Germany to be pacifist, neutralist, but still feeling it's superior in an odd way in Europe, and that's what we have. We want Germany to contribute, to work with our other Atlanticist friends to do something, and that's not what's happening. And so we're pushing the button and nothing is happening. And worse, we're being told, we'd love to mediate between you and the Russians, which of course makes President Obama want to have an aneurysm. That is not a sustainable outcome. Final point, I don't think this is due to bad leadership. It's easy to demonize Merkel. But I think actually if you look at Ukraine, the interesting point is structurally, imagine you are Mrs. Merkel. This is what realism is good for. Get in someone else's shoes. Don't be you making the decision. Be them making the decision. Mrs. Merkel, among the leadership in the upper ranks of the German elite, is by far one of the strongest advocates of a tougher line with President Putin. She lived in Eastern Germany. She understands how the KGB works firsthand. She is not Gerhard Schroeder, who's giving Putin bear hugs at parties and working for Gazprom. She's rather a quite strong Atlanticist by her own personal narrative. But what does she see? She reads the Pew numbers I read and sees the German people want absolutely no stay and more money being spent on defense and don't want to take sides and certainly don't want to push sanctions. And here we come to the geoeconomy argument. If sanctions went to a third tier, as our Treasury would like in some ways, it would cost roughly 800,000 German jobs would be on the line. That's a very significant fact. 0.9% of GDP a year during the Euro crisis, a very significant fact. Germany would suffer in a significant material way for doing this. And I've always felt this way about Europe. It's such a fair weather project. When the sun is shining and the Americans are paying for defense, it's great to be for Europe. Is anyone prepared to sacrifice for Europe? Die for it, lose money for it, forestill anything for it, give up anything for it? Because if you're not, it's not real, as Lucio said. It's a nice idea when times are good.
Mrs. Merkel is confronted with those economic numbers. She's confronted with the poll numbers. She's confronted with her coalition partner, the SPD, far more pro-Russian historically. Ostpolitik coming out of the Brandt period, Schroeder, and even Steinmeier, who was the foreign minister and was part of the Schroeder consensus with Russia. So when she looks at this rationally, she sees herself as the only one who might want to do more. And Mrs. Merkel is far too cautious to stick her neck out for a policy that will hurt her country and frankly may not work. So it's not that she's doing this to vex the Americans or vex anyone. She's doing it for hard strategic structural imperatives that will continue. And so we have that, the supply chain as we call it in my office, which is Germany, Russia, China, Brazil. You know, there is a link here economically, and there are imperatives that follow that link. When the Germans say to the Americans, on sanctions you would lose nothing, we say, yeah, but we've been paying for your defense for 60 years. At some point, you too must make sacrifices. And now we're to a point where the alliance is in terrible trouble because we are fundamentally misreading each other and how to do that, and there is tremendous pressure on the alliance. The Americans are also used to, and a final point, working with the French and the British. In the old division of labor, the Germans ran the economy, and we talked to them about economic issues, and we talked to the French and the British about strategic issues, and that worked pretty well. The French and the British have a global reach. They're internationalist. They've had empires. They know the local other regions. They're not prepared to, they don't mind casualties. They certainly will go along and make a structural argument. When you talk to Germans, that's not the argument that I have. We don't have a strategic argument together. We talk about the nature of mankind or other Rousseauian conceits until my time is wasted and I leave frustrated because they don't have a real army that can do multi-spectrum things from the top to the bottom. So the conversation is theoretical. The people with the army are economically hurt and the economically strong don't have the army. And that is a huge problem. Do they integrate that quickly, relatively quickly, or not? If they don't, I suspect and fear the American response will be something I advocated as an angry young man about 15 years ago, which is, and it's a verb tense issue in English, we cherry pick Europe. And Lucia remembers me writing that for him. And this drove Solana crazy, and the Europeans crazy. You're dividing us, they said. I said, no, you're divided. And I have to work with allies because I'm not a neoconservative. I want to work with European allies. But if you don't get your act together, I will pick and choose the issues and the instances with which I work at you because I have no other choice. To which he said, rightly, if you do that, you'll keep us divided forever and we're never going to amount to much. To which I said, exactly. And we reached that point of unhappiness. I think we've come almost full circle back to that. And the German question is key. If Germany can find a way to integrate that to the acceptance of everyone else, which is the critical point, then we've got ourselves a game. If not, I see these imperatives increasingly pulling the alliance apart until it not mattering. And I say that as someone who's been a believer in the West my whole life. I'm not in favor of what I'm saying, but I'm an analyst first. I'm a cheerleader second. Thank you very much. Grazie John per questa lucidissima analisi di cui prendo solamente il riferimento alle sanzioni. Forse dovremmo interrogarci perché quando c'è una crisi noi in Europa, in generale in Occidente, pensiamo sempre alle sanzioni e qualche volta magari anche le utilizziamo. Non penso che questo abbia molto a che vedere con una qualche visione strategica, penso invece che questo abbia molto a che vedere con la necessità di sostituire le sanzioni a una visione strategica. Cioè le sanzioni sono essenzialmente rivolte a mostrare a se stessi e al proprio pubblico che facciamo qualcosa, ma non significa che facciamo qualcosa e soprattutto non significa che questo qualcosa sia esattamente nel nostro interesse. Ma questo ci porterebbe troppo lontano e siccome siamo entrati a piedi uniti e non poteva essere diversamente nel caso tedesco nella sfera geoeconomica, credo che Carlo Pelanda una qualche specifica competenza fra le altre ce l'abbia in questo e quindi lo invito a prendere la parola. Prego Carlo. Grazie. Prima di tutto un omaggio a Limes che
diciamo, ritengo la rivista più importante di geopolitica e forse una delle poche cose sulla stampa italiana che fa riflettere seriamente. E quindi grazie doppiamente. Lasciatemi, permettetemi anzi di fare solo un ricordo personale. Nel 1993, era il governo Ciampi, il ministro degli esteri era Beniamino Andreatta. E nell'estate del 1993 Helmut Kohl, che era il cancelliere tedesco di allora, avvertì il ministro degli esteri italiano, perché erano amici, erano democristiani, attenzione, cioè che noi l'euro lo faremo sul serio. Alla fine del 92 era stato firmato il trattato di Maastricht, c'era l'idea di fare la moneta unica, ma io pensavo, vabbè, sono quelle cose che si dicono e non si fanno. Ecco. Poi nell'estate del 1993 a Madonna di Campiglio, sulle Alpi italiane, appunto, Helmut Kohl disse: guarda che noi questa roba dobbiamo farla sul serio. E io fui molto sorpreso, dice: ma mollate il marco? Ho detto sì, sarà molto difficile, ma la politica è più importante del marco. Detto da un cancelliere tedesco, fu molto spiritoso, però l'espressione fu molto seria, perché Helmut Kohl disse: così facciamo finire la questione tedesca in Europa. No, perché i francesi stavano ricattando la Germania e dicevano: ho mollato il marco, che è lo strumento di potenza della Germania riunificata, è uno strumento di potenza tale che non permette il balance of power, cioè il bilanciamento dei poteri all'interno di un'area territoriale. Voi mollate il marco e Parigi pensava: così europeizziamo la Germania, cioè chiudiamo la Germania dentro una gabbia per cui non può fare troppa potenza nazionale. E Kohl disse di sì, perché voleva far finire la questione tedesca in Europa, cioè la questione di un espansionismo tedesco, del problema di bilanciamento di questo espansionismo e quindi, diciamo, della creazione di un potenziale di conflitto continuo. E lui lo diceva: dobbiamo farlo anche presto, perché dopo di me i politici tedeschi saranno più nazionalisti, ma intendeva anche più imbecilli, no? Nel senso che lui faceva parte della generazione di un progetto nazionale tedesco di riunificazione che aveva costruito un particolare clima in quella nazione. Però lui percepiva, vedendo i giovani della CDU, ed era anche spaventato poi dai meno giovani della CSU, cioè della Democrazia Cristiana Bavarese, vedendo questi giovani aveva preso paura. Dice: questi non sono come noi democristiani che abbiamo combattuto la guerra, che abbiamo ricostruito la Germania. Ecco. E aveva paura, penso, di Merkel proprio. E quindi ha detto: chiudiamo la questione tedesca prima che la Germania torni ad essere quella che fu nel passato. Ecco, questa è una confidenza, l'ho scritta qualche volta sui giornali, però penso che sia utile darla in anteprima all'Imes. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire che in quegli anni a me sembrava che la Germania fosse frastornata, non tanto elite come Genscher, eccetera, che aveva un piano di espansione molto preciso, era un ministro degli esteri tedesco, ma le elite tedesche erano finito il loro progetto nazionale, che era quello di riunificare la Germania, non sapevano bene cosa fare, ed erano molto concentrati sui costi della riunificazione interna, che erano molto impegnativi. Cioè c'era un terzo del paese fatto di persone che non avevano alcuna competenza in un sistema di capitalismo democratico. E non avevano alcuna voglia di ingaggiarsi in questioni diverse da quelle della priorità nazionale interna. Cosa successe? Però quando chiesero a
alla Germania di lasciare il marco, il Deutschmark, le elite tedesche dissero sì, però l'euro deve essere come il marco. E nel trattato, in sede di negoziazione del trattato di Amsterdam nel 1997, ci fu uno scontro formidabile, fu una nottata epica. Anche il primo ministro inglese Blair, pur essendo fuori dall'euro, partecipò tutta la notte, perché si stavano scontrando due modelli. Uno, il modello tedesco, che diceva l'euro, la stabilità dell'euro deve essere assicurata dall'ordine uguale in ogni singola nazione. Quindi voleva dire che veniva rifiutato da Berlino un sistema di politica economica integrata per tutta l'Eurozona, il che sul piano tecnico non ha senso, perché se io metto la stessa moneta su economie diverse ho impatti diversi. Per esempio un'economia industriale come la Germania, ma anche l'Italia settentrionale, può reggerla, ma un'area economica a bassa industrializzazione come Spagna, Grecia, Portogallo non può reggere una cosa del genere, ha bisogno che ci sia una compensazione. E questa compensazione deve essere fatta da un livello federale, come negli Stati Uniti, no? Hanno il dollaro, ci sono stati più industrializzati e meno, quelli che hanno dei problemi interviene il livello federale per evitare che ci sia si dice in termine tecnico, uno shock asimmetrico. Quindi fu fatta una cosa incredibile, fu creato e i tedeschi imposero questo modello. Da qui poi nacquero i parametri, no? Cioè nel senso come diventa stabile questa moneta? Dice basta che tu rispetti certi parametri di debito, di deficit, eccetera, e altre cosine, ce ne sono tanti di parametri poi, e questo ti tiene tutto a posto. E i tedeschi lo imposero e vinsero. I francesi avevano posto molto timidamente un problema di politica economica integrata appunto per bilanciare le cose. Anche l'Italia era a favore di questo, ma era molto debole in quegli anni. Ecco. Però alla fine l'euro fu fatto. Infatti dobbiamo chiederci come mai fu accettata l'idea di costruire una moneta che è il tetto senza i muri. Tutti i tecnici dicevano non può stare in piedi un'area monetaria. L'economia è una scienza imprecisa, anzi è una non scienza perché è un oggetto molto mobile e molto complesso di studio. Però qualcosina si sa. Ecco, questa roba qui non può stare in piedi, non poteva stare in piedi, non può stare in piedi, non potrà stare in piedi così. E infatti quando io ponevo i problemi e anche lo scrivevo sulla stampa italiana, penso che e dialogavo con il professor Feldstein negli Stati Uniti, il quale faceva il mio stesso mestiere di scenari macroeconomici, e diciamo non può stare in piedi questa cosa. E quando dicevo ai diplomatici e ai politici, ho detto sì, ma sappiamo che non può stare in piedi, è ovvio che non può stare in piedi, ma diciamo l'euro è una moneta politica, proprio poiché non può stare in piedi, allora, e tutti se ne accorgeranno, allora bisognerà per forza costruire l'Europa politica per poter reggere la moneta. Ovviamente questo non è successo. Quindi noi qui parliamo di Germania con un senso implicito, uno stereotipo di negatività. No? Però ricordiamoci che la Germania ha dovuto subire un ricatto dalla Francia. Ha dovuto mollare una cosa importantissima per l'interesse nazionale, che era il marco.
non ha voluto esprimere, ed era in anni in cui non aveva ben chiaro cosa fare dopo il progetto, dopo la riunificazione. Era un po' come la Slovenia. So che i tedeschi si arrabbiano molto quando dico così, ma io sono ebreo e quindi ho piacere a fare arrabbiare i tedeschi. Ecco, la Slovenia, dopo che è entrata nell'euro, non ha più saputo che cosa fare. Dice: cosa facciamo nel futuro? Boh. No? Ecco, i tedeschi erano così. Non avevano neanche un progetto nazionale economico interno. Per esempio loro avevano un modello, la cosiddetta economia sociale di mercato, modello renano, che aveva la priorità di creare il consenso, cioè evitare che i sindacati scioperassero. Avevano un'economia di guerra, una command economy, perché per finanziare la riunificazione dovevano fare molto soldi e li facevano in maniera mercantilista, quindi i contratti delle grandi aziende tedesche le faceva il governo. E la produttività tedesca non è solo la grande capacità che effettivamente esiste di quel mondo di fare industria, ma era la capacità politica di fare contratti a lungo termine con degli oneri finanziari molto bassi, da cui il calcolo di produttività risultava che la Germania è un mostro di produttività, e invece non è vero. E chi lo sa questo? Questo lo sanno i fondi finanziari con i quali lavoro, ma non, ecco. E quindi dovevano cambiare modello economico nel nuovo mondo, e infatti per anni non ci sono riusciti. E ricordatevi che alla fine, nella seconda metà degli anni 90, la Germania era il grande malato dell'Europa, inefficiente, alta disoccupazione. Poi ci fu la riforma Schroeder. Ecco, però voglio dire che non aveva un piano la Germania. Però che cosa è successo? È successo che l'ossessione francese di tenere, non di bilanciare la Germania, ma di utilizzare la Germania come secondo e di usare quindi un'Europa con la Germania al secondo posto per essere il moltiplicatore della potenza nazionale francese. Già nei primi anni 60, proprio de Gaulle aveva elaborato una dottrina per cui l'Europa era uno strumento di moltiplicazione della potenza nazionale francese, che era troppo piccola. E questo fu fatto contro l'impero americano perché gli americani avevano impedito alla Francia di mantenere il loro impero coloniale. E questo è vero. No? L'America abbandonò la Francia nel Vietnam, dove fu un'enorme sconfitta nel 1954, se ricordo bene, a Dien Bien Phu. La Francia non fu aiutata nella difesa dell'Algeria, anzi fu contrastata. E Francia ed Inghilterra insieme, quando fecero un'iniziativa per Suez nel 1956, ebbero come nemico gli Stati Uniti d'America. In quegli anni lì il pensiero strategico francese decise che la Francia era ormai troppo piccola e quindi per trovare scala e potenza doveva costruire una roba chiamata Europa affinché fosse prendere il comando dell'Europa e su questo avere una scala sufficiente per bilanciare sia il potere americano sia il potere sovietico di quei tempi. La diplomazia bilaterale con la Germania, loro si parlarono così e la Germania fu ben felice di accettare il secondo posto dietro la Francia per avere un impero diarchico, un impero condiviso a due, dove Germania fu felice di stare al secondo posto. Per esempio, tutto il programma, buona parte, non tutto, del programma nucleare francese fu finanziato dalla Germania. E l'idea, permettetemi di semplificarla, fu noi francesi abbiamo le armi atomiche e le portaerei, frase un po' sfortunata visto che la portaerei Koch fu l'unica portaerei al mondo che perse un'elica e non ne aveva una di riserva, ma questa è una battuta. Ecco, e questa fu l'idea di Europa. Ora, permettetemi di fare un'altra battuta, perché il pubblico qui probabilmente pensa all'Europa come qualcosa che noi dobbiamo costruire, eccetera. Ecco, lasciatemi dire che appunto l'interesse nazionale italiano sull'Europa è quello che diceva prima il dottor Caracciolo, cioè
essendo terzi nell'Europa continentale e non potendo fidarci troppo dell'America, dovevamo costruire una gabbia dove i due più grossi erano in qualche modo vincolati, un po' come il pugile più piccolo che quando viene picchiato dal pugile più grosso si abbraccia per minimizzare i pugni. Ecco, questo è l'Europa, non è certamente, non è stata creata l'Europa per spiriti, diciamo, per un ideale di Europa. Appunto. E anche l'Italia elaborò una dottrina europea, cioè l'Europa cos'è? È un moltiplicatore di potenza nazionale, così come la partecipazione alla NATO fu un moltiplicatore di potenza nazionale. Una potenza intermedia che deve stare nel mondo cercava di stare con degli alleati in una posizione più comoda, cioè più o meno la posizione del Canada, per intenderci. Ecco, perché ho perso tempo sul disegno francese, sulla studia francese? Perché poi è la stessa strategia che adesso Berlino sta perseguendo. Cioè ha bisogno di un'Europa che sia strutturata abbastanza per essere un mercato integrato, un insieme in qualche modo integrato, ma non troppo strutturato per vincolare la sovranità delle potenze maggiori. Cioè abbastanza strutturata per porre vincoli agli altri, ma non troppo strutturata per dare dei limiti alla Francia o alla Germania. Però la scelta, ecco, e la Germania ci è arrivata pian pianino a quest'idea, non per pensiero strategico esplicito, ma perché se l'è trovata servita nel piatto. E come? Perché l'euro, costruito in quel modo lì, ha dato un vantaggio differenziale di tipo economico-finanziario alla Germania. Così l'idea francese di usare l'euro per europeizzare la Germania è diventata nei fatti una germanizzazione dell'Europa. Ma attenzione, se vogliamo oggi rispondere alla domanda di questo seminario prestigioso, se siamo di fronte a una rinascita del Reich, del Quarto Reich o meno, dobbiamo realisticamente dire Berlino non ha cercato questa posizione, se l'è trovata addosso. Quindi siamo in una situazione fondamentalmente dove abbiamo un impero, cioè la Germania sta facendo impero ma senza volerlo fare troppo. Però dal 2006-2007 in poi, sto per finire, spero, non vorrei dilungarmi troppo, ecco, la Germania si è accorta che aveva in mano, ha detto, ops, siamo il Quarto Reich, no? Ha detto, cosa ci facciamo con questa potenza? Cosa ci facciamo con questi imbecilli che non sono capaci di bilanciarci? L'Italia, che è collassata in un nuovo 8 settembre 1943 ed è una entità non esistente per la mancata qualità dei suoi politici, nonostante che qualcuno tenti di chiamarsi Adolf Grillo, ma evidentemente non ci riesce. O la Francia, completamente implose, senza capacità per un modello di tipo socialista che le impedisce di avere risorse e flessibilità per avere un minimo di potenza economica. E il Regno Unito, imploso, pur sempre in una maniera estremamente elegante, e con tutta la nostra simpatia. Infatti vorrei cogliere l'occasione per ringraziare gli amici del Regno Unito perché nel 1914 scelsero di combattere contro l'espansionismo tedesco in una situazione in cui avrebbero forse avuto un vantaggio a non farlo. E quindi dobbiamo molto all'Inghilterra, anche molto agli Stati Uniti ovviamente. Quindi la Germania adesso, in questi anni, sta cercando di fare un po' impero. Ecco, però così, in una maniera un po'... finisco per il punto. Come? Sono una potenza... hanno costruito la loro potenza in base al modello mercantilista, cioè neutralità, anche perché non potevano fare diversamente, e quindi vendere cose dappertutto attraverso relazioni ombra,
cioè contratti molto particolari di tipo politico. Non so, per esempio la finanza iraniana è gestita in un'isola in mezzo al Golfo Persico dove le banche sono tedesche. Gli americani davano sanzioni, i tedeschi veicolavano i capitali iraniani fuori dall'Iran via quell'isola e attraverso l'Armenia. Ecco, quindi la Germania ha una strategia in realtà, ha la strategia di avere un dominio ragionevole dell'Europa per poterlo usare, un mercato di 400 milioni di persone, per poterlo usare nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti come potenza G3, un grande 3, no? Tra i tre grandi anche la Germania si inserisce per difendere intanto la propria posizione di tipo mercantilista, cioè i propri interessi. Ecco, è già un impero? No, non è ancora un impero, potrebbe diventarlo se il mondo cambia configurazione, però lasciatemi dire una battuta. Adesso paesi come l'Italia dovranno contrastare seriamente la Germania per cambiare i trattati della BCE e dell'euro, perché devono essere cambiati, o se no questo sistema non può andare avanti, e se va avanti lo fa impoverendo sempre di più tutta l'Eurozona, tedeschi compresi. No? E questo non so se vogliamo parlare. Però non è ancora un impero, anche perché oggi gli imperi non sono decisi tanto solo dai politici, ma anche dal mondo finanziario. E alla Germania manca una componente di potenza, che è la finanza. Non so, i grandi fondi americani tipo BlackRock hanno comprato in una settimana tutte le banche italiane, ma di fondi così la Germania non li ha, e finché non li avrà non potrà, secondo me, essere impero, ma semplicemente una spina nel fianco per tutti noi. Grazie. Grazie Carlo, hai messo sul tavolo una quantità di questioni che meriterebbero anche un più tempo per discutere. In realtà abbiamo un massimo 15 minuti e solo un paio di note, poi do spazio a 2 domande cui risponderemo in maniera volante. La prima nota è che non vorrei che, almeno non vorrei io, poi magari lo vorrebbero i miei amici qui al tavolo, che si uscisse da questo incontro con l'idea che la Germania non sa quello che vuole, che si trova dove si trova per caso. È vero che i tedeschi non hanno, almeno io credo, un pensiero strategico strutturato, specialmente la signora Merkel, ma è anche vero che credono fermamente nel loro modello economico e nella superiorità di questo modello basato sulla teoria dell'ordoliberalismo come una ricetta utile alla Germania, ma sarebbe utile anche a noi se la sapessimo adottare. Io ricordo molto bene, un paio d'anni fa, uno dei capi negoziatori tedeschi a Maastricht mi dice: noi abbiamo provato a nordificarvi. Wir haben versucht, euch zu nordisieren, cioè che è un verbo molto tedesco, però non ci sono riusciti. Quindi, diciamo, forse non c'è la strategia, ma c'è l'idea di una superiore, vogliamo dire, moralità dell'economia tedesca rispetto a quella delle famose cicale mediterranee. E poi, siccome purtroppo a questo tavolo non c'è un tedesco perché l'amica Ulrike Guerot si è beccata l'influenza ieri sera, vorrei però dire solo una parola, provando a mettermi il vestito di questi Herr Professor che in questo momento in Germania vanno per la maggiore pontificando contro l'euro, e dire: cari amici italiani, cari amici europei che ci fate sempre la lezione, non dimenticate che quando voi dite Europa, dite qualcosa con cui avete cercato sempre di punirci e di bastonarci. Noi abbiamo già avuto una Versailles nel 1919, poi abbiamo avuto una seconda Versailles dopo la sconfitta militare, evidentemente nella seconda guerra mondiale, con l'euro, quando ci avete tolto il marco. Adesso voi ci consigliate una politica che ci dovrebbe portare al 1923, cioè a quando in Germania
i prezzi raddoppiavano ogni 4 giorni, che sarebbe, in questa visione diciamo esasperata ma non così diciamo esotica nella Germania di oggi, l'idea di una politica un po' più inflazionistica nello spazio dell'euro. Quindi per cortesia non fateci la lezione, noi sappiamo quali sono i vostri progetti che voi chiamate Europa ma che sono fondamentalmente contro la Germania, noi siamo tedeschi e facciamo i tedeschi. Non so se ho interpretato bene il pensiero di alcuni amici tedeschi, ma avendo qualche occasione di parlare con loro ho l'impressione di non esserci andato troppo lontano. Abbiamo appunto questi pochi minuti e quindi io darei la possibilità di un paio di domande e sì, ma non solo lei che prende sempre la parola, anche qualcun altro possibilmente, darei la possibilità ai nostri ospiti di rispondere brevemente. Prego, cominci pure. Essendo il punto più forte dell'Europa, non potrebbe diventare un bersaglio? Grazie. Più facile? Buona domanda. Chi altro? Ci sono altre domande? Prego. Si è parlato dei rapporti commerciali fra la Russia e la Cina che si stanno ampliando con forniture di gas a prezzo stabilito dalla Cina e non dalla Russia. Ora ci sono delle convergenze di interessi fra Russia e Cina nel contrastare l'America, però ricordiamoci che ci sono anche degli interessi che sono ben diversi. Ancora all'epoca del comunismo si sono sparati addosso lungo il fiume Amur che divide la Manciuria dall'estremo oriente sovietico. Ingrassare troppo il gigante cinese è una politica prudente da parte della Russia, a parte che è già stato ingrassato non solo dalla Germania ma anche dagli Stati Uniti. Grazie. Grazie a lei. Ancora una e poi le brevissime repliche, se c'è. Ok, allora diamo 2 minuti ciascuno, prima a Hans, poi a John e poi a Carlo. Prego, Hans. I'm not sure I quite got the first question as I understand it, you're asking if Italy could be a target, but I didn't quite get in what sense. I can't hear you, I'm afraid. Has intention to destroy the Europe from its base structure, may be easy for this power to destroy Germany when there is a sudden death of Europe at all. Okay, I'm still not sure I got it. Does one of you have No, it? by being the single European power, someone that wants, for instance, to separate Europe and America has to target Germany, as the Russians did last fall, for instance. Thank you. Better. Oh, so Germany becomes a target. Well, okay, I'm going to think about that and let Versus Hans. yeah, I'll have a go at the Russia-China question. You were suggesting, I think, that it's a smart move for Russia to focus more on the Far East and on China. It does seem as if there's a kind of a Russian pivot to Asia happening. Seems like everyone's pivoting to Asia. I'm not quite sure how feasible it is in the Russian case, given the structure of the Russian economy, which is based so much on exporting hydrocarbons, and in particular gas, for which you need pipelines, and the pipelines will take quite a long time to be built. It's not clear to me that Russia can pivot that easily to Asia in that respect. But clearly this is also, there's clearly also a lot of Russian fear of China, it seems to me.
and this is a relationship in which the balance of power is shifting every day in China's favor, I think. So it doesn't seem to me that it's a very comfortable position for Russia to be in, to be increasingly dependent on China as a market rather than Europe as a market. Well, I'll try a minute on each. Again, I have to say a caveat. My wife wrote a piece for Lucio about Russia pivoting to China, so I have to speak extremely carefully, or I'm in serious trouble. You know, I think, Hans, it's a mixed bag. I mean, there are now new imperatives because of Ukraine. One of the advantages that Eva mentioned was that if China has a coherent foreign policy, back to strategic thinking, they are all realists. There are no arguments inside the Chinese elite about neoconservatism or Wilsonianism or realism. They're all realists. The advantage of having a unified view ideologically is you can be tactically supple. You can just take advantage of things that come. You don't have to argue about what they mean because you all agree on what they mean. And Crimea, to me, in a way, is China doing that. Yes, Russia has a terrible relationship with China over Siberia, for instance. Russian interests line up as a status quo power in Asia, much more with America, oddly enough, at the moment. There's enough pipelines to move the hydrocarbons they want now, but to really ramp it up, Hans, you're dead right. They would have to build more over time. All that's on one side of the ledger, but on the other side of the ledger is the fear of sanctions ever amounting to anything. And by the way, Lucio, incidentally, I'm with you. Sanctions at Council on Foreign Relations, where I'm a member, are a way to say you're doing something when you don't know what to do. I mean, that's the most obvious thing. I can always tell in the room when nobody knows what to do because they say, let's do sanctions. We're going to be seen doing something. But as a badge of where we're going, I think the Russians are going to hedge, like we said the Americans will. And to hedge, you do more with China. And I think that the Chinese are going to benefit. Again, what terms were this deal cut on? On Chinese terms. They've been talking about a deal for price for 15 years now. And the Russians haven't given in, haven't given on price. Now they give in. Why? Because of what's happening in Ukraine and their fears about Europe and the supply. That's exactly why. And the Chinese are benefiting. So I think this is the new world we live in. The comment about separating Germany from the United States, again, it's a verb tense. Yes, Mr. Putin may like that. That's an added bonus of doing what he's doing. But the point is that there's a fundamentally different approach to the world, and so separating these things is going to be easy if there's nothing in common to work on. The United States and Germany at the moment don't agree about austerity, don't agree about what to do in Afghanistan, don't agree about what to do in Syria, don't agree about what to do with free trade. I'm just getting going. If you don't agree about anything, what kind of alliance do you have? And so I think that Putin is stumbling on facts that already exist, and we best be very careful about managing that relationship. Thanks. Grazie, John. Carlo. Grazie. La prima domanda, sì, la Germania comincia a essere target da parte, dico solo un esempio, poi da lì si capisce, cioè bersaglio. Per esempio la Russia ha voluto dare un segnale molto forte alla Germania per interrompere essere meno disponibile per il negoziato per la formazione di un'area di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea, che è cominciato nel 2013 e sta andando avanti, ed è la cosa più importante che sta succedendo nel pianeta in questo momento. La Russia è fuori, è esclusa, e usando la scusa una questione di spionaggio, di intercettazioni che vi ricordate nell'estate, autunno del 2013, venne fuori che fu il telefonino della Merkel, eccetera. Questo fu fatto per imbarazzare esplicitamente Merkel, per dare dei segnali. Il messaggio era: guarda che possiamo ricattarti. I cinesi sono molto più, come dire, molto più sottili, anche se non hanno ancora la grande esperienza del primo direttorato del KGB, che fu una grande scuola di spionaggio di influenza, ecco, e ne stanno facendo tutti i colori alla Germania per rallentare i negoziati tra America ed Europa, che non sono solo l'ipotesi, non hanno il formato di aree di libero scambio, cioè rapporti commerciali con meno dogane, ma sono proprio, tendono a a creare un mercato unico, da cui la Cina e la Russia starebbero fuori, e questo per loro è considerato un grave svantaggio.
Sempre su questo tema, permettetemi di dire, io faccio parte di un club di americani, europei e asiatici, democrazie, che vorrebbe che si creasse un mercato globale delle democrazie, che chiamiamo progetto Nova Pax. Il nuovo impero occidentale, quello britannico, a cui siamo molto grati, però un attimo rimpicciolito, quello americano non è ancora rimpicciolito, ma l'America ha un suo modo di fare impero, cioè non vuole farlo pur essendo. Ecco. Il prossimo impero occidentale, o impero del capitalismo democratico, dovrà prendere una forma nuova, dovrà essere un impero condiviso, dove tutti pagano diciamo, la loro tassa per starci dentro, e dovrebbe essere il più grande mercato del mondo. E insisto sul termine capitalismo democratico, cioè il mercato delle democrazie. Questo ha senso anche per l'economia, per lo scopo di mantenere il capitalismo di massa, cioè la ricchezza della classe media, la ricchezza diffusa, a fronte di un mondo che si sta sgretolando e dove sta vincendo il capitalismo autoritario, rappresentato in particolare dalla Cina. Quindi questo club di amici, a torto o a ragione, anche molti della finanza, pensando anche alla stabilità finanziaria futura, cioè a come pagare le pensioni tra 50 anni, ecco, ritengono che la Russia debba entrare nell'area occidentale e ritengono che non possiamo perdere troppo tempo sulla questione tedesca, su questioni così locali e provinciali come l'Europa, che ormai ha finito il suo senso, il senso che aveva nel passato. Ora l'Europa ha un nuovo significato, quello di essere un'area che si connette con altre aree. Il significato dell'Europa è fuori dall'Europa. Ecco, alla luce, e finisco, di questo tipo di disegno strategico che rappresento con molta umiltà, ecco, vorrei dire, il problema secondo me della Germania, Lucio, non è tanto quello se può fare impero o meno, ma come riusciamo a inserirla nel nuovo impero occidentale, e sono d'accordo con te che non sarà facile. Grazie. Grazie Carlo. Tu hai fatto una perfetta liaison con quello che adesso sarà il tema dell'ultima delle nostre sessioni, da Mata Hari a Edward Snowden, le spie tra mito e realtà. E quindi vi invito, dopo 5 minuti di pausa, ad assistere a partecipare a questa sessione finale. Ringrazio veramente di cuore Carlo, John e Hans per questo fondamentale contributo che hanno dato al nostro incontro. Grazie.